Salve a tutti e bentornati sul mio canale di fisarmonica. Oggi con questo video andiamo ad approfondire un pelo l'accordatura di settima diminuita. La diminuita spesso la troviamo nei bassi della fisarmonica come ultima fila, non tutti ce l'hanno sulla loro fisarmonica perché ci sono molte fisarmoniche solo a 5 file. C'è anche lì in realtà un modo per fare la diminuita, quindi si va a usare il basso di settima del basso inferiore al basso che stiamo utilizzando. Ad esempio, se vogliamo fare Sol diminuita, spesso in quelle fisarmoniche si potrà fare il Sol con la settima del Do, quindi Do che è il bassetto un po' sotto al Sol. Funziona così: per fare la diminuita del basso sopra si va a usare la settima del basso sotto. Questa era solo una piccola precisazione per chi non avesse le diminuite sulla sua fisarmonica. Andiamo invece a vedere con le mie due fisarmoniche, e in particolare con la fisarmonica che utilizzo per fare il variété, andiamo a vedere proprio la sesta fila dei bassi, quindi con questo video andiamo a vedere un po' di esempi su che pezzi, su quali canzoni si possono utilizzare questi bassi diminuiti, perché come dicevo anche in molti video il basso di diminuita non viene quasi mai utilizzato, tanto da non esserci neppure in alcune fisarmoniche, come già ho detto. Invece vorrei proprio far vedere un po' di esempi di canzoni, più che altro di passaggi, perché il basso di diminuita non è un basso a sé stante, quindi non può essere ripetuto all'infinito, un po' come il basso maggiore e il basso minore. Non tiene in piedi da solo la melodia, è solo un basso di transizione fra magari un accordo e un altro. Passiamo allora a vedere con la fisarmonica ravvicinata innanzitutto come si costruisce questo accordo di settima diminuita, quindi per la precisione abbiamo una settima diminuita perché sui nostri bassi, quando andiamo a premere l'accordo diminuito, abbiamo anche la settima. Andremo a capire poi da vicino cosa significa la settima diminuita. Avviciniamo la fisarmonica e facciamo un po' di esempi su questo basso di diminuita. Eccoci qui, allora cominciamo a capire come si costruisce questo accordo di diminuita a destra. Quindi a sinistra sappiamo benissimo di avere 6 file di bassi, questo è il Do. Per fare la diminuita andremo a prendere l'ultima fila. Sentiamo che è un suono molto che sembra quasi dissonante. Abbiamo maggiore, minore, settima e diminuita. Ecco, allora a destra si costruisce esattamente così, prendendo sempre l'esempio del Do. Quindi abbiamo Do, Mi bemolle, Sol bemolle e La. Quando andiamo a colpire l'accordo a sinistra ci ritroviamo ad avere queste tre note. Perché si costruisce così? Perché innanzitutto non è solo un basso di diminuita, ma è anche un basso di settima diminuita, quindi abbiamo una sorta di settima nota. In questo caso abbiamo il La, perché il La è la sesta nota e non la settima, perché c'è tutto un discorso di intervalli che non vi sto a spiegare, dal momento che il video è incentrato solo sulla settima diminuita. Vi spiego solo che il La deriva da un Si abbassato di un tono. Quindi motivo per cui si chiama diminuita, perché la settima nota, che sarebbe il Si è la settima nota, viene diminuita di un tono. E quindi diventa settima diminuita. Vediamo che abbiamo Mi bemolle Sol. Il Mi bemolle ci suggerisce un'accordatura minore o comunque triste. In questo caso, oltre al Mi bemolle, abbiamo anche il Sol che viene abbassato di un semitono fino al tasto nero. In più, aggiungendo la settima diminuita, ci ritroviamo ad avere questo accordo. Quindi sappiamo come è costruito a destra. E un'altra piccola cosa che aggiungo è che è un accordo simmetrico, nel senso che abbiamo esattamente gli stessi intervalli fra le quattro note. Abbiamo 3 semitoni dal Do al Mi bemolle, 3 semitoni dal Mi bemolle al Sol bemolle e poi 3 semitoni dal Sol bemolle al La, motivo per cui si può trasporre
senza partire per forza dal Do, si può partire anche dal Mi bemolle o dal Sol bemolle, eccetera, eccetera. Ok, ora che sappiamo cos'è, dobbiamo anche capire come utilizzarlo. Come dicevo prima, si utilizza solo in una fase transitoria fra due accordi. Al massimo ne potreste vedere 2-3 di fila di diminuite, ma non di più. Non si possono fare 10 battute di fila con accordi di questo tipo, perché suscitano un pelo di inquietudine già a sentirli. Adesso andiamo a vedere, ho preparato 5 esempi, quindi andremo a vedere 2 esercizi sul metodo Berben volume 2, il metodo più avanzato rispetto al metodo Berben normale. Ci sono questi 91-92 che sono 2 esercizi che contengono un po' di diminuite, solo sporadiche qua e là. Andiamo a vedere un piccolo estratto del numero 91 del metodo Berben. Ecco, questo era il finale del numero 91, esercizio bellissimo, davvero con un finale spettacolare, con tutti questi accordi che si susseguono, tutti diversi fra di loro, e vediamo che fra questi accordi ci sono anche degli accordi di settima diminuita. Partiamo con questo accordo di Re minore, eccolo qui, poi abbiamo questo. Ecco, lo riconoscete? Questo è già un accordo di diminuita. Re diminuito. Sentite che bell'effetto che fa con il basso di La bemolle a sinistra. Poi questo è un accordo di settima. Ancora accordo minore. Saliamo qui, ancora non abbiamo la diminuita. Ancora Re minore. Ora qui non c'è, abbiamo un accordo di settima. Ecco, questo è l'ultimo accordo prima di un'altra diminuita. Ecco questa diminuita qua. Quindi ripetiamo, abbiamo questo. Sol minore. Questo è un altro Re diminuita. E infine si va verso la fine con questa settima e l'accordo finale di Re minore. Questo era il finale del 91, quindi sentite tutti questi effetti che vengono dati con alcune diminuite che vanno ad inserirsi molto bene nell'esercizio. Ora passiamo al prossimo esempio, che però non è il 92 del metodo Berben, perché vorrei fare solo 3 esempi, altrimenti 5 diventano davvero troppi. E allora andiamo subito a vedere su una canzone ben conosciuta, davvero molto bella, di cui ho fatto l'arrangiamento per fisarmonica. Sto parlando dell'Adagio di Albinoni, lo potete trovare in versione integrale anche in questa scheda, se vi va di ascoltarlo, vale davvero la pena. E questo, oltre a contenere molti accordi particolari, ogni battuta ovviamente cambiano questi accordi, abbiamo le settime, le minori, le maggiori, abbiamo davvero di tutto, e non poteva mancare l'accordo di diminuita. Quindi andiamo a vedere l'estratto della parte finale di questo adagio di Albinoni e poi lo andremo ad analizzare.
Ecco, queste allora erano le battute finali dell'adagio di Albinoni, davvero molto molto coinvolgente, soprattutto questo finale, e vediamo che a partire da questo La bemolle maggiore abbiamo questo accordo minore e poi abbiamo questo accordo qui. Sentite? E qui è inconfondibile. E questo è l'accordo diminuito. Poi la musica va avanti. Qui abbiamo Sol settima, Do minore e poi anche qui, oppure o meglio partendo da qui abbiamo La diminuita, quindi è Sol diminuito, quello di prima era un Do diminuito, infatti mi pare avessimo questo era Do diminuito, e invece adesso abbiamo Sol diminuito. Ecco, a sinistra ovviamente sto premendo la diminuita del Sol, però con un basso diverso e un contrabbasso di Do diesis. Poi andiamo avanti, abbiamo questo. Ecco, qui abbiamo La maggiore. Ecco, attenzione qui, un alto. Ecco, questo era Do diminuito col Fa diesis. Molto bello anche questo, sempre Do diminuito. E poi andiamo verso la fine. Ecco, anche questo sarebbe un diminuito. Insomma, si sente subito quando c'è questa nota di diminuito, perché è un accordo totalmente diverso, anche se ci assomiglia un po' al settima, ma è molto più tragico del settima. Ecco, e poi qui c'è il finale in Sol minore. Ecco, questo è semplicemente un arpeggio minore, non è diminuito. Ok, allora andiamo a vedere adesso l'ultimo esempio, perché le diminuite si possono vedere ovviamente anche nel liscio, quindi non è detto che siano per forza presenti solamente in canzoni particolari come esercizi, studi o appunto classiche come questo adagio anche di Albinoni. E andiamo a vedere un esempio anche nel liscio. Ad esempio ho qui un bellissimo arrangiamento della Romanina fatto da Rastelli, quindi sempre lui, il maestro Rastelli, va ad arrangiare un sacco di canzoni come anche la Romanina. Anche qui c'è un estratto del video dove suono la Romanina e andiamo subito a sentire magari questo estratto, così poi vediamo bene da vicino dove si trova la diminuita. Ecco qui allora la Romanina, l'abbiamo sentita in tutto il suo fascino, tutto il pezzo in minore, quindi ve l'ho fatto sentire tutto perché è molto bello. Poi c'è il pezzo in maggiore, la diminuita che stiamo cercando è proprio nel pezzo in maggiore. Nello spartito ufficiale onestamente non credo ci sia questa diminuita, perché questa è un'elaborazione, quindi
Comunque abbiamo molte canzoni che anche nel pezzo ufficiale ci sono le diminuite. In questo caso abbiamo un Fa diminuito proprio sul pezzo in maggiore. Invece che avere Re e La, in questo caso abbiamo a sinistra un bellissimo passaggio che parte dal contrabbasso di Re e poi Fa diminuito, quindi così, e Mi minore. Ecco, sentite che c'è una sorta di continuità anche con le note, perché abbiamo Fa diesis, Fa e Mi. Fa diesis proviene dall'accordo di Re, il Fa proviene dal Fa, quindi abbiamo un Fa diminuito, e poi un Mi minore, e poi la settima. Ecco, sentite che bello questo passaggio a sinistra. Ecco, quindi appunto ve l'ho fatto vedere a sinistra. A destra abbiamo Re maggiore, Fa diminuito, Mi minore e la settima. Ecco, allora detto questo abbiamo finito tutti e tre gli esempi che erano ognuno l'uno diverso dall'altro e possiamo andare verso la fine anche di questo video. Benissimo, allora con questo abbiamo concluso anche il video con gli esempi sull'accordo di diminuita. Noi ci vediamo come sempre al mio prossimo video qui sul canale.